Ciao Antonio, buonasera. Ovviamente complimenti per il risultato. Non era facile perché sappiamo che le squadre come il Verona sono squadre che si chiudono, che ripartono e sono in grado di mettere in difficoltà ovviamente qualunque squadra, perché anche contro il Napoli e contro la Juventus era stata una squadra che ha saputo stare bene in campo e ha messo in difficoltà l'avversario. Però direi che questa sera l'Inter ha fatto, al di là dei numeri, perché sono stati quasi 38 le conclusioni verso la porta avversaria, una partita di sostanza concreta, non si è mai persa d'animo, non ha mai perso l'identità di squadra in tutta la gara, quindi direi che al di là del secondo tempo di Dortmund la squadra ha ripreso velocemente quello che era il cammino e il percorso, ci possono stare gli incidenti di percorso, ma direi che la squadra ha un'identità precisa che si è riuscito a dargli fino a questo momento. Sì, molto contento della prestazione, di quello che abbiamo fatto, il fatto che comunque la partita non si era messa nel migliore dei modi, si era messa proprio a favore del Verona, proprio anche per le caratteristiche del Verona, una squadra che difendeva con due linee, seguendo uomo a tutto campo, i centrocampisti, gli esterni, spesso e volentieri era un 7-3 nella fase difensiva. E non è semplice, abbiamo pagato una ripartenza e secondo me essere riusciti poi a mantenere la calma, la lucidità, anche secondo me la consapevolezza, no? del fatto di avere comunque un'idea. Sono stati bravi, anche nel secondo tempo abbiamo difeso con 50 metri di campo, io penso che oggi non mi piace dire o parlare di singoli giocatori, però io penso che il reparto arretrato e i tre difensori sono stati fantastici. Skriniar penso che sia stato mostruoso oggi, lo stesso Stefan De Vrij, Bastoni un ragazzo di 20 anni che sta crescendo in maniera impressionante e quindi va bene così, abbiamo mostrato grande voglia, determinazione, sospinti penso da un pubblico, dal nostro tifo che veramente ci ha spinto dall'inizio alla fine, ci ha creduto insieme e penso che alla fine godere insieme sia stata la cosa migliore. Ecco. Anche tatticamente l'hai preparata molto bene questa partita, usando l'ampiezza del campo, cercando di allargare la squadra avversaria per dare la possibilità poi ai centrocampisti di arrivare in zona centrale. È successo con il gol di Vessino, è successo anche sul tiro di Barella. È vero che è stato un gran gol da fuori area, ma lì ci è arrivato perché hai creato lo spazio. Sì, soprattutto alla fine del primo tempo avevamo parlato un pochettino con i ragazzi, visto che trovavamo, ripeto, queste due linee di 7-3, di cercare proprio di trovare più l'ampiezza con i nostri esterni, cercare di l'inserimento a parte centrocampisti e anche di cercare il target, cioè Romelu soprattutto, queste palle girarli sopra, anche perché quando trovi squadre molto basse difendere diventa difficile. Penso che siano stati bravi ad utilizzare l'ampiezza. Oggi abbiamo fatto uno step importante perché venivamo comunque da una delusione cocente, è quella di Dortmund. Questa è una squadra che dimostra che nelle delusioni cocenti, negli step anche tra virgolette che possono sembrare negativi, mette sempre qualcosa nel bagaglio. Secondo me stiamo migliorando queste partite. Se non ragioni da grande squadra non sei maturo, non le vinci, quindi sono molto contento, ma soprattutto per i calciatori, perché loro veramente c'è grande voglia, grande applicazione, grande disponibilità. Oggi anche da un punto di vista fisico, la settima partita in 20 giorni abbiamo finito correndo e portando intensità altissime. Mister, buonasera, innanzitutto complimenti per la vittoria. Una considerazione sul carattere di questa squadra, perché forse la vittoria di stasera è una vittoria conquistata soprattutto con il carattere. In altre situazioni magari quel gol del Verona poteva anche far rinascere alcuni fantasmi del passato, invece c'è stata un'altra grinta, un'altra testa subito dopo, ma già dopo il gol, ma in generale nella ripresa è subito sembrato evidente come la missione principale della squadra fosse quella di ribaltare subito la partita. Sì, assolutamente. Diciamo che la nostra forza deve essere quella di abbinare un grande carattere alla nostra idea di calcio, anche perché poi non puoi vincere solo col carattere, c'è un'idea dove
se iniziamo a metterci anche grande carattere, grande voglia di non mollare, di non arrendersi mai di fronte alle avversità, questa è una squadra che può crescere. Io ho detto che noi abbiamo una base molto giovane che ha ampi margini di miglioramento. È inevitabile che quando sei all'Inter comunque devi spingere l'acceleratore e devi cercare di accelerare questo processo di crescita quanto prima possibile. E ripeto, io ho la fortuna di lavorare con dei ragazzi eccezionali che hanno voglia di crescere, hanno voglia di fare qualcosa di importante, hanno voglia di rimanere all'Inter per tanti anni e diventare colonne importanti. Stiamo lavorando in questo senso e avere 31 punti dopo 12 partite, penso che neanche nelle più rose previsioni qualcuno cosa lo poteva immaginare o aspettare. Però ripeto, merito esclusivamente di questo gruppo di ragazzi e di quelli che lavorano con noi, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, il mio staff. Quindi è perché veramente si è creata una sinergia, una forza veramente talmente forte che secondo me abbiamo fatto in 12 partite 31 punti, è qualcosa di importante. Fede, hai, o meglio, avete una domanda per il mister? Visto che siamo già qua con Alessandro, mister, penso che nel suo discorso rientri anche lui, questo ragazzo, no? Che dice, stava parlando del gruppo, dei giocatori che vogliono crescere con la maglia dell'Inter e rimanere qua per molti altri. C'è sicuramente Alessandro. Assolutamente, come ho detto prima, penso che non mi piace elogiare il singolo, ecco, però oggi i tre dietro hanno fatto una partita veramente mostruosa sotto tutti i punti di vista. Alessandro ha delle caratteristiche ben precise, deve aumentare nella cattiveria, nella fase difensiva, ma c'è una grande dote, grande qualità, vede il gioco, ha grande personalità. Oggi nel secondo tempo penso che sia stata un po' una spina nel fianco della difesa del Parma. Deve continuare a lavorare, sa che è il futuro, ma sa benissimo che è il presente dell'Inter. Lui lo sa benissimo, la stima che ho e la stima che hanno i suoi compagni nei suoi confronti, però sa che può migliorare e io gli romperò le scatole, io e lo staff, per cercare di migliorarlo, perché è un patrimonio del calcio italiano e può stare all'Inter per tantissimi anni e diventare una colonna portante. Grazie mille mister, grazie a mille. voi.